second paragraph of the third creation story. Which paragraph? The second paragraph. Adesso siamo al secondo paragrafo della terza storia creazionale, Which will describe for us the perversion of the human race. il quale descriverà per noi la perversione della razza umana. But here once more I shall have to trouble you with minor linguistic things. Ma ancora una volta io devo darvi dei fastidi per quanto riguarda gli aspetti linguistici della questione. That will in the end become crucial to some of our interpretation. Però sono aspetti linguistici cruciali e molto importanti per quanto riguarda questi aspetti e questa traduzione. Throughout this paragraph in chapter 6 from 1 to verse 8, Nei primi 8 versetti del capitolo 6, the word for man is in the singular. la parola per uomo è al singolare. For instance, in verse 1, and it came to pass when men began to multiply on the face of the ground. Allora, facendo attenzione, il primo versetto c'è scritto nella Luzzi, ora quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi, dovrebbe essere singolare, non plurale. Verse 2, that the sons of God saw the daughters of men. E anche nel secondo versetto avvenne che i figliuoli di Dio videro che le figliuole degli uomini, al plurale, ma dovrebbe essere singolare. That is to say, not that the sons of God saw certain daughters of some men, Il che non vuol dire che i figliuoli di Dio videro alcune delle figliuole di alcuni uomini, but the sons of God saw the daughters of men. ma i figliuoli di Dio videro le figliuole dell'uomo, donne, That is, they saw human females. e cioè videro esseri umani femmine, donne. And the Lord said, verse 3, my spirit shall not always abide in man forever. Versetto 3, e l'Eterno disse, lo spirito mio non contenderà, oppure meglio, non dimorerà per sempre con l'uomo. And in verse 5 again, the Lord saw the wickedness of man. Versetto 5, l'Eterno vide che la malvagità degli uomini, è scritto nella luce, dovrebbe essere al singolare, dell'uomo. And verse 6, it repented the Lord that he had made man on the earth. Versetto 6, e l'Eterno si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra. And verse 7, the Lord said, I will destroy man whom I have created. Versetto 7, l'Eterno disse, io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato. That is, the historian is consistently interested in man, that is the species. E cioè lo storico qui è interessato all'uomo, alla specie, alla razza umana. And having told us in chapter 5 what man was as originally created, E avendoci detto nel capitolo 5 quello che l'uomo era quando è stato creato originariamente, now he tells us of the perversion of man, that is, of the perversion of the human race. adesso ci parla della perversione dell'uomo, intesa la perversione della razza umana. So that the human race came to be something that God had not designed. E quindi la razza umana diventò qualcosa che l'uomo, che Dio non aveva disegnato nel senso di programmato, pianificato. And man became a freak, E l'uomo divenne un mostro, a disaster compared with what he originally was. un disastro paragonato a quello che era all'inizio. It is a very pessimistic thought. E questo è un pensiero molto pessimista, That none of us has ever seen man as God originally made him. che nessuno di noi ha mai visto l'uomo così come era originariamente. What we have seen have all of them been human beings, but more or less damaged by the fall. Ma abbiamo visto solo esseri umani danneggiati moralmente dalla caduta, dal peccato dell'uomo. But at this period there came a special perversion of the human race. Ma in questo periodo ci fu oltretutto una perversione particolare della razza umana. And the historian describes certain features of that perversion. E lo storico qui ci descrive alcuni aspetti di questa perversione. The first element was a demonic perversion of the human Il race. primo elemento, aspetto, era una perversione demonica della razza umana. Verse 2 tells us about it, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all that they chose. Versetto 2 c'è scritto,
avvenne che i figliuoli di Dio videro che le figliuole dell'uomo erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Verse 4 adds, the Nephilim were in the earth in those days. In quel tempo, versetto 4, in quel tempo c'erano sulla terra i giganti o Nefilim, And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of man, and they bare children to them. e ci furono anche di poi quando i figliuoli di Dio si accostarono alle figliuole dell'uomo e queste fecero loro dei figliuoli. The same were mighty men which were of old, men of renown. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. And Versetto 4. we think of those Nephilim, so-called. E noi pensiamo di questi Nefilim o giganti, They were not just giants in our physical sense, non erano solo giganti nel senso fisico della parola, but perhaps like the Titans and the Gigantes of the other of the Oriental legends. ma forse erano come i titani e i giganti delle leggende orientali, They were outstanding rebels against God. ed erano grandi ribelli contro Dio. I have earlier made the distinction between the other stories of the flood and the biblical story of the flood. E prima abbiamo fatto una distinzione fra i racconti biblici del diluvio e i racconti extra biblici, cioè non biblici del diluvio. So that you will not misunderstand me, I'm sure. Quindi non voglio che voi comprendiate in modo errato When I suggest that some of the early legends and mythologies of the ancient races contain some truth. quando io indico o dico che alcune di queste leggende o miti o questi racconti mitologici di questi altri popoli e nazioni contengono della verità. And in the ancient Middle Eastern mythologies you will hear of men that were outstanding rebels against the gods. E nelle mitologie antiche del Medio Oriente si parla appunto di grandi ribelli contro Dio o gli dei. Here is God's own account of the matter. Ma qui c'è reso conto di Dio riguardo a quello che è successo veramente. These great men, these men of renown, Questi grandi uomini famosi, not confined merely to the early times, but as verse 4 tells us, after that as well. che non esistevano solo in principio, ma anche, ci dice il versetto 4, anche più tardi, ci furono anche di poi. And if a modern man may be allowed to suggest it, E se un uomo moderno venisse permesso di suggerire there questo, have risen throughout history great men of renown. ci sono stati nella storia dell'umanità tanti uomini potenti, That have uomini been famosi, outstanding enemies of God. che sono stati dei grandi nemici di Dio. We think of our own times and of that despicable but world influential man Hitler. Noi pensiamo ad esempio in tempi moderni di quell'uomo che è stato un grande nemico di Dio, cioè Hitler, Who set himself to eliminate millions of Jews, il quale progettò di eliminare milioni di ebrei to stand in what remains of his concentration camps e di eliminarli nei campi di concentramento, and see his gas ovens, e infatti si è potuto poi vedere anche le camere a gas, where his officers systematically and as an industry eliminated human beings by the hundreds of thousands. dove ha eliminato centinaia e migliaia di esseri umani in modo sistematico. Is to be confronted with something that almost defies the human imagination. Ed è qualcosa che quasi va ben al di là dell'immaginazione umana. That men should destroy each other in the heat of battle is one thing. Perché una cosa è che gli uomini si distruggano e si uccidano durante una battaglia, But that so-called civilized men should use the very latest techniques of their advanced technology ma che gli uomini cosiddetti moderni usino la tecnologia più avanzata systematically to eliminate a tremendous portion of humankind, per eliminare sistematicamente una grande fetta di razza umana, di umanità, in order to build their great empires, per costruire i grandi imperi, i loro grandi imperi, to assert their dominance, e anche per asserire il proprio dominio, is such, it so staggers the imagination. è una cosa talmente incredibile per la nostra immaginazione. Who can doubt that originally the motivation was demonic? Che uno non può dubitare che
originariamente questo venisse dai demoni, fosse demonico. And that at least is part of the account given here in Genesis. E questo perlomeno è quello che ci dice la Genesi per quanto riguarda questo racconto. As you will see from verse 2 and verse 4. Come si può vedere dai versetti 2 e 4, Here we meet the famous story of the sons of God. qui abbiamo la storia famosa dei figliuoli di Dio, For some reason or other it fascinates believers. e per una ragione o per l'altra questo è un aspetto affascinante per i credenti. If there is one question more than another I am asked as I travel about this world, Una delle domande che mi vengono poste più di altre quando vado in giro per conferenze nel mondo, whether I've been preaching on Hebrews or Proverbs, e questo non importa se io ho predicato sul libro dei Proverbi oppure sull'epistola agli ebrei, is but we have a question. di solito ho una domanda da farti. What do you think about the sons of God? Che cosa ne pensi dei figliuoli di Dio? I think some people regard it as a test of my orthodoxy or something. E penso che alcune persone la ritengono un test della mia ortodossia, mi mettono alla prova per quanto riguarda la mia ortodossia. But now the passage itself demands that I tell you what I think about the sons of God. Ma adesso in questo passo stesso abbiamo questi figlioli di Dio People say, were they really angels? e le persone dicono che erano angeli Or were they human beings? oppure erano esseri umani. Quale dei due? And some people feel very strongly, don't they, that they cannot have been angels. E alcune persone non possono affatto pensare che costoro erano angeli, And they appeal to the words of our Lord Jesus, perché si rifanno alle parole del nostro Signore Gesù, that angels do not marry, che gli angeli non si sposano nor are given in marriage. e non viene dato loro nessuno come sposa. How therefore can these sons of God have been angels, they say. Quindi come potevano essere questi figlioli di Dio degli angeli? Therefore they must have been ordinary human beings. Quindi se non erano angeli dovevano essere per forza degli esseri umani. And the explanation that then is normally given is this, E la spiegazione che viene data normalmente è questa, that these sons of God were the godly descendants of Seth. che i figliuoli di Dio erano i discendenti di Set, della linea di discendenza giusta, And they mixed and they married the ungodly descendants of Cain. che si mischiarono e sposarono invece con i discendenti ingiusti, empi di Caino. There are two reasons why, with great respect, I do not accept that view. Ci sono due ragioni per cui, anche se rispetto questo modo di vedere delle cose, rifiuto questa visione delle cose, questa tesi. And the first is the matter of history itself, E innanzitutto un aspetto, l'aspetto storico della questione, where according to the history itself did all these godly descendants of Seth come from? perché secondo la storia stessa da dove venivano tutti questi discendenti di Set? When the text itself tells you that all flesh had corrupted its way upon the earth. Quando il testo stesso ci dice che tutta la carne, tutta l'umanità si era corrotta. But more importantly is the language itself. Ma soprattutto, ancora più importante, è la lingua stessa, il linguaggio stesso usato. And we recur to this basic matter of language that I referred to. E quindi ci rifacciamo a questo aspetto basilare del linguaggio di cui stavo parlando prima. Verse 2 says that the sons of God saw the daughters of man. Il secondo versetto ci dice che avvenne che i figliuoli di Dio videro le figliuole dell'uomo. Dovrebbe essere singolare, non plurale. Not some daughters of some men, Quindi non alcune figliuole di alcuni uomini, but the daughters of man. ma le figliuole dell'uomo. That is the Hebrew for human females. E questo in ebraico significa femmine umane, cioè donne. And therefore when the text says the sons of God saw human females, Quindi quando il testo ci dice che i figliuoli di Dio videro femmine, you will see that the contrast in terms, sons of God as distinct from humans. quindi c'è un contrasto fra figliuoli di Dio e esseri umani, femmine. Moreover, it is the fact, isn't it, that angels are referred to in some parts of Scripture as sons of God. E per di più c'è anche il fatto che gli angeli, si riferisce agli angeli, parlando degli angeli, vengono detti figliuoli di Dio in altre parti della scrittura.
The first chapter of the book of Job is an example of that usage. Ad esempio nel primo capitolo del libro di Giobbe vediamo questo uso. But you will turn round to me and say, but then how do you account for the words of the Lord Jesus? Allora poi voi mi risponderete, ma allora per quanto riguarda le parole del Signore Gesù? He says that angels can't marry. Il Signore Gesù dice che gli angeli non possono sposarsi. Well, with respect, he doesn't say that the angels can't marry. Say it again? With respect, he doesn't say the angels can't marry. Beh, con tutto il rispetto, non dice che gli angeli non possono sposarsi. He says that in heaven the angels do not marry. Ma il Signore Gesù ha detto che in cielo gli angeli non si sposano. But when Jude talks of these things, Ma quando Giuda, l'epistola di Giuda, parla di queste cose, he talks of angels that left their proper habitation. parla di angeli che hanno abbandonato la loro dimora abituale, And the word he uses is very interesting. e le parole che lui usa sono molto interessanti. Verse 6 it is of the epistle by Jude. Siamo all'epistola di Giuda, subito prima dell'Apocalisse, al versetto 6. Angels which kept not their own principality, but left their proper habitation. Versetto 6 di Giuda ci dice: egli ha serbato in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, They left the rank that God had given them. ma lasciarono la propria dimora e abbandonarono quindi l'ordine a cui erano stati dati da Dio. But in addition, they left their proper habitation. Quindi non solo abbandonarono la dignità primiera, ma anche la propria dimora. Now that word dimora is a very interesting word in that context. Quindi la parola dimora è una parola molto interessante nel contesto. It is a word that Paul himself uses in 2 Corinthians 5. È una parola che l'Apostolo Paolo stesso usa in seconda Corinzi, capitolo 5. And verse 2. E al secondo versetto, seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 2. For verily in this we groan, Poiché in questa tenda noi gemiamo, that is in the tent of our present body, e cioè nella tenda del nostro corpo attuale, longing to be clothed upon with our habitation which is from heaven. seconda Corinzi 5, versetto 2, bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste. And the contrast is between our bodies as they are now E quindi il contrasto è fra i nostri corpi così come sono ora and the spiritual body that we shall have in glory. e il corpo spirituale che avremo nella gloria. Now I am no expert on the kind of bodies that angels might have. Allora, io non sono un esperto riguardo al tipo di corpo che hanno gli angeli. Jude tells us that these angels left their proper habitation, and it is the same word, of course. Ma Giuda ci dice che questi angeli lasciarono la propria dimora, e la parola è la stessa di prima in Corinzi. And it was a perversion of the natural state of affairs. E quindi era una perversione di quello che era la cosa naturale. As you will see from verse 7 of Jude. Come si può vedere da Giuda, versetto 7, Having talked of the angels, he says, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them, having in like manner given themselves over to strange flesh. nel versetto 7 di Giuda ci dice, avendo parlato nel versetto 6 degli angeli, nel versetto 7 dice Giuda: nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro. In other words, the sin of Sodom was a perversion at the human level of the human body. Quindi, in altre parole, la perversione di Sodoma e Gomorra, il peccato di Sodoma e Gomorra era una perversione del livello umano della vita, del corpo umano. Jude is drawing the parallel, the analogy between that and what happened with the angels. E Giuda qui fa un parallelo fra questo, Sodoma e Gomorra, e quello che era successo agli angeli. What they did was a perversion of the created order. E quello che gli angeli avevano fatto era una perversione dell'ordine creativo. And for my part, therefore, I believe Quindi io ritengo che that Jude is here referring to what we read of in Genesis 6. Giuda qua si riferisce a quello che noi leggiamo in Genesi capitolo 6. And while of course it is certainly true, as our Lord said, that the angels in heaven do not marry.
Ed è chiaro che è verissimo, come il Signore Gesù ha detto, che gli angeli in cielo non si sposano. Yet there came a point when certain angels abandoned their rank and habitation. Eppure accadde che gli angeli, come ci dice Giuda, abbandonarono la loro dignità primiera e la loro dimora And wrought a special perversion among the human race. e arrecarono una speciale perversione particolare nella razza umana, introdussero una perversione particolare. It wasn't, of course, the only source of the perversion. Ed è ovvio anche, naturalmente, che non era l'unica fonte della perversione, There were other causes as verse 4 itself allows. ma c'erano altre cause per cui questa perversione accadde, come anche il versetto 4 di Genesi 6 ci permette di pensare. But here it seems to me that we are in the presence of a perversion whose origin was demonic. Ma qui mi sembra di ritenere che siamo alla presenza di una perversione la cui origine fosse demonica. And it is in some sense a comfort to know, isn't it? E in un certo senso è un conforto sapere The vast perversions that have arisen in history from time to time are not necessarily to be attributed simply to human beings. che la grande perversione che si possono vedere nella storia dell'umanità non possono essere sempre attribuite agli esseri umani, There has been a demonic element in the perversion of the human race. ma c'è un elemento demoniaco nella perversione della razza umana. And you could weep, couldn't you, for the human race gone from God. E si può piangere per la razza umana che ha abbandonato Dio. There is coming a time at the end of this age that will defy and beg a description. Perché alla fine di questa epoca ci sarà un'altra ribellione ancora più grande. There is to arise a man of sin whose wonders shall be after the power of his satanic majesty himself. Perché sorgerà l'uomo di peccato che sarà il rappresentante stesso in prima persona di Satana. Let the scientists be warned. E che gli scienziati siano avvertiti. They naturally, as scientists, want to know whether there is intelligent life in other parts of the universe, don't they? È ovvio che gli scienziati vogliono sapere se ci sono esseri intelligenti in altre parti dell'universo. Well, the Bible has been saying a long while that there are other intelligent beings. Ma la Bibbia ha detto moltissimo tempo fa che ci sono altri esseri intelligenti. If not in our universe, then in some other place. Se non nel nostro universo, perlomeno in altri luoghi. And as for the possibility of other intelligent beings contacting the human race, the Bible has been saying it a long while that it does happen. E per quanto riguarda la possibilità che questi esseri intelligenti possano contattare gli esseri umani, la Bibbia ha parlato di questo tantissimo tempo fa. And if one of these days God allows some superhuman being to communicate with men, E se uno di questi giorni Dio permetterà a un super essere di comunicare con gli esseri umani, the danger is that the mere fact that man says, oh, but this is an intelligent form of life, il pericolo che gli uomini diranno questa è un essere intelligente, è una forma intelligente di vita, might obscure the necessary question. potrebbe oscurare o tenebrare la domanda che è veramente fondamentale. Granted it is real, Chiaro che è vero, granted it is intelligent, è chiaro che è intelligente, granted it has superhuman powers, è chiaro che ha forze soprannaturali. is it merely another creature that has developed its civilization beyond ours? Forze sovrumane, ma è solo un'altra creatura che si è sviluppata ben al di là di quello che è il nostro sviluppo? No, the question you need to ask is it loyal to God the Creator? Ma la domanda da porsi veramente è se questa creatura è fedele al Creatore. There is a question of spiritual loyalty or spiritual disloyalty to the God the Creator. E quindi è una questione di fedeltà o infedeltà spirituale a Dio Creatore. You don't distinguish between one and the other by mere scientific tests. E quindi non si può fare una distinzione fra una creatura o l'altra con un test scientifico. The mere happening of miracles is not enough to decide it. E solo il fatto che accadono miracoli non è sufficiente per decidere questo. The man of sin shall come with tremendously impressive works of power.
perché l'uomo di peccato verrà con grande potenza You mustn't just ask about the works of power themselves. e con grandi miracoli, ma non bisogna chiedersi solo di questi miracoli, You must ask about their moral and spiritual quality. ma bisogna chiedersi riguardo alla qualità morale e spirituale. Mankind gets obsessed with mere power. Mankind becomes obsessed with mere power. Perché l'umanità è ossessionata dalla potenza, dalla forza solo pura, dalla pura forza. Is prepared to run miles to see a so-called miracle. E vuole anche andare per chilometri e chilometri di distanza per vedere dei miracoli. And ready to be impressed with any supernatural exhibition. E gli uomini sono pronti a essere impressionati da qualsiasi esibizione soprannaturale. And forget to ask the question of the moral and spiritual quality of the power that is producing the miracle. Ma si dimenticano di porsi la domanda riguardo alla qualità morale e spirituale di questa forza che sta dietro al miracolo. And here then superhuman beings, we're told, invaded the human race, and their demonic influence was one source of its perversion. E qui vediamo che degli esseri sovrumani hanno invaso la razza umana e quindi c'è l'elemento demoniaco che è molto forte in questo caso. Then if you will look at I desideri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. we are here talking of man's power of creative thought. Stiamo parlando qui della potenza del pensiero creativo dell'uomo. That which is here translated, at least in English, the imagination of his heart. Quello che viene tradotto qui in italiano, i disegni dei pensieri del loro cuore. It's not merely talking about his interest in fiction or something. E non sta parlando solo per quanto riguarda l'interesse dell'uomo riguardo alla fantascienza, ad esempio. It is talking of that remarkable ability of man to engage in creative thought and purpose. Ma sta parlando dell'abilità, della capacità incredibile dell'uomo di avere pensieri creativi e di avere scopi creativi. And let me remark at once how much benefit has come from man's creative thought. E vorrei sottolineare a questo punto quanto beneficio e quanto bene è venuto anche da questa forza creativa dell'uomo. It is no part of our Christian faith to be anti-science. E quindi non dobbiamo, come credenti, non fa parte della nostra fede di cristiana di essere contro la scienza. We are for science. Noi siamo a favore della scienza. I only regret that I haven't got 5 lives to live, because in my second life on earth I would be a scientist. E mi dispiace solamente che non abbiamo 5 vite da vivere, perché nella mia seconda vita mi piacerebbe tanto essere uno scienziato. I hope I shall be given time in heaven to take up the study. Ma spero che in cielo mi sarà dato l'opportunità di studiare questi argomenti. And if you say to me, would you like to go to the moon? E se voi mi chiedeste, vuoi andare sulla Luna? I should say, very much like to, if I could be sure of getting back again. E io vi risponderei, certamente ci vorrei andare, però vorrei anche essere sicuro di poterci ritornare. You'll say, isn't that mankind getting above himself? Ma magari vi chiedete, ma quello lì sta un po' uscendo di testa? Well, O anzi, la razza umana sta uscendo di testa? in my boyhood, Beh, nella mia giovinezza, which came somewhat after the Middle Ages, che fu più o meno un poco dopo il Medioevo, some of my senior Christians thought that motor cars were very wicked things. alcuni dei credenti più anziani pensavano che le automobili erano una cosa molto, ma molto malvagia. Surely God didn't want us to drive around at those terrible speeds. E sicuro, pensavano questi credenti, che Dio non vuole che noi viaggiamo a queste velocità elevate. And when man made airplanes and started to fly, E quando l'uomo ha fatto gli aeroplani e ha iniziato a volare, surely they said this is anti-God. di sicuro queste persone sostenevano è contro Dio questo. Real Christians ought to get into airplanes. I veri cristiani non dovrebbero andare su un aeroplano, If God had meant us to fly, he would have given us wings like the birds, they said. perché costoro dicevano se Dio voleva che noi volassimo ci avrebbe dato delle ali. And looking back on those days, we smile amongst ourselves, don't we? E ovviamente guardandoci indietro riguardo a questi giorni noi sorridiamo, It was part of the original mandate given to men, perché faceva parte del mandato originario dato all'uomo to be in the image of God.
di essere creato a immagine di Dio to develop the world. per sviluppare il mondo, And here is our authority for scientific investigation. e qui quindi ci viene è stata data l'autorità per l'investigazione scientifica. It has been wonderful even in a fallen race. E quindi è una cosa meravigliosa anche se la razza umana è caduta in peccato. If it had been done by unfallen men and women, E se fosse stato fatto by whom? unfallen men and women, Se fosse stato fatto da esseri umani che non avevano peccato, senza peccato, what a complete and unqualified delight it would be. sarebbe stato un diletto completo e senza riserve. As man grew up as a race and investigated the works of God his creator, E l'uomo è cresciuto come razza e ha investigato l'opera di Dio nella creazione, in fellowship with the Lord, in comunione con Dio. Se l'uomo avesse fatto questo, the sad thing has been that as in all other things, man has sometimes become perverse. ma la cosa triste è che così in questo aspetto come in altri aspetti della vita l'uomo è diventato perverso, Like our Russian friends who went round the back of the moon in one of their spaceships. come ad esempio i nostri amici russi che sono andati nel retro della Luna in una delle loro navette spaziali, navicelle spaziali, And came back and told us they'd been round the back of the moon and they hadn't come across God yet. e ci hanno detto che andando in giro dietro alla Luna non hanno ancora visto Dio. Man in independence of God, L'uomo indipendente da Dio, supposing that his little advances in the understanding of the world and the universe make him able to boast against God. l'uomo che non dipende da Dio pensa che con i pochi progressi della scienza e nella conoscenza dell'universo lui si possa vantare. And here we come across a terrible perversion that marked this particular age in history. E adesso qui troviamo una perversione particolare che ha segnato lo sviluppo e la storia dell'uomo. This is not a description of what has always been the case all down the ages. E questa non è la descrizione di qualche cosa che è successo in tutti i secoli seguenti, And this is a description of what happened at this particular time, ma è una descrizione di quello che è successo a questo particolare periodo, that at this time man had used his creative power of thought che in questo periodo l'uomo aveva usato la sua forza creativa, i suoi pensieri per creare, for evil ends. per degli scopi malvagi. And the third perversion was this. E un'altra perversione era questa, Look at verse 11. e cioè una terza perversione era al versetto 11. The earth was filled with violence. Versetto 11 del capitolo 6 ci dice che la terra era ripiena di violenza. The physical result of man's perverse use of his intellectual creativity. E questo era il risultato fisico dell'uso perverso che l'uomo faceva della sua forza creativa, dei suoi pensieri creativi. And in spite of what I have earlier said, E nonostante quello che io ho detto prima, technological advance amongst mankind has been a very ambiguous thing, has it not? il progresso tecnologico fra la razza umana è stata una cosa molto ambigua, vero? On the one side, of tremendous benefit for the preservation of the human race. Da una parte un grande beneficio per la preservazione della razza umana, And scarce a technological invention, but what somebody or other hasn't turned it to destruction of his fellow human beings. però ci sono anche delle invenzioni tecnologiche che rischiano di distruggere o che hanno distrutto altri esseri umani. And we stand in our modern age under the shadow of a possible enormous perversion. E in questa età moderna noi siamo all'ombra della possibilità, c'è la possibilità di una grandissima, vastissima perversione, That the discovery of the secrets of the atom e cioè la scoperta dei segreti dell'atomo has made possible for those who wish to assert their domination. ha reso possibile a coloro che vogliono asserire il loro dominio, At any rate, the perversion of man's creative thought in these far-off days in ogni caso la perversione dei pensieri creativi dell'uomo in queste epoche lontane, nel together tempo della with Genesi, the demonic influence, accoppiato anche all'influenza demoniaca,
brought the human race to such levels of depravity ha portato la razza umana a livelli di depravazione tali that God himself, in order to preserve his original intention for man, che Dio stesso, per preservare i suoi disegni originari riguardo all'uomo, was obliged to destroy the vast majority of human beings. fu obbligato a distruggere la grandissima maggioranza, la stragrande maggioranza degli esseri umani. Said God, says God, I will destroy man whom I have made. Versetto 7 ci dice: l'Eterno disse: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato. Versetto 7. Notice that singular, he's talking about the race as a whole. E notate il singolare, l'uomo si riferisce alla razza umana. This new creature, humanity, has proved an almost complete disaster. Quindi questa nuova creatura, l'umanità, l'uomo, si è dimostrato un disastro, un fallimento completo. And therefore God decided to destroy him. E quindi Dio decise di distruggere l'uomo. The thing that will retain our interest in what follows E quello che manterrà il nostro interesse nel racconto seguente is first the means God used to destroy him. è innanzitutto il mezzo che Dio ha scelto per distruggere l'uomo. And secondly, the means that God used for the salvation of Noah and his family. E in secondo luogo il mezzo che Dio ha scelto e usato per la preservazione e la salvezza di Noè e della sua famiglia, In order to achieve the continuance of the human race. per far sì che ci fosse la continuità della razza umana. But before we consider that, Ma prima di considerare ciò, just in case we've been depressed by the story so far, in caso che questa storia ci abbia depresso, let us renew our courage by singing a hymn of praise. rinnoviamo il nostro coraggio cantando un inno di lode.